Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dello Scorpione o ascendente Scorpione, o solo per i più esperti Luna e Venere in Scorpione, soprattutto per quanto riguarda la sfera dell'emotività e dei sentimenti. Andiamo a vedere come sarà per te ottobre 2025. Lo facciamo tenendo conto dei transiti planetari principali che mi sono segnati sull'agenda e con una iniziale bellissima croce celtica dove vedremo tutte le dinamiche e come i transiti planetari andranno a influire su quello che ti accadrà. Allora abbiamo Marte in Scorpione, 7 ottobre Mercurio in Scorpione, 7 ottobre Luna piena in Ariete, 14 ottobre Venere in Bilancia, 14 ottobre Plutone in Acquario torna diretto e questa è una grande trasformazione. 21 ottobre Luna nuova in Bilancia, 23 ottobre Nettuno retrogrado torna in Pesci. Applicherò tutto questo nella lettura, va bene? Poi andremo ad approfondire l'amore, soprattutto con quella Venere, la Luna nuova in Bilancia, ok, che favorirà le relazioni e le connessioni autentiche. E poi alla fine del nostro viaggio insieme ti leggerò il rituale della buona riuscita per realizzare tutti gli obiettivi per te in questo mese da inserire nel rituale, nel programma dei 21 giorni che state facendo e che per le ragazze nuove potete trovare sotto l'info box in descrizione. Per realizzare tutti i vostri più grandi obiettivi come stanno facendo migliaia delle nostre sorelle e fratelli. Detto questo, partiamo. Chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te. Scorpione, ottobre 2025. Croce celtica. Allora, prima carta. Come entriamo nel mese di ottobre? Qual è l'energia? Qual è l'ostacolo, sfida principale per te in questo mese? Le radici della situazione. Cosa è successo nelle settimane precedenti o il mese di settembre? Primi 15 giorni del mese di ottobre cosa accade? Dal 15 settembre, dal 15 ottobre in poi cosa accade? Il tuo approccio, le influenze esterne che avrai, l'ambiente, le tue speranze e le tue paure e il risultato potenziale per te in questo mese. Allora, ragazze e miei ragazzi, facciamo un bel respiro. Cosa succede a ottobre? Allora, vediamo come entriamo nel mese. L'otto di coppe, questa è un'energia che mi parla di distacco emotivo, allontanamento emotivo. Probabilmente hai lasciato una situazione che emotivamente non ti nutre più, ma non l'hai fatto con leggerezza, l'hai fatto con magari dolore o sofferenza. Cioè l'anima si stacca da qualcosa di conosciuto, una rinuncia consapevole. Cioè è la partenza per te verso nuove acque interiori che sono perfettamente in linea con Plutone che torna diretto il 14 ottobre. Cioè un lasciare andare ciò che non nutre più per aprirsi a un nuovo ciclo di verità. Ok. Qual è la sfida principale in questa sensazione qui? Eccola qua. La papessa è la sfida principale. Allora, l'ostacolo qui è il silenzio e l'occultamento. Non lo so, forse tu non riuscirai a leggere chiaramente le intenzioni di qualcuno. Oppure sei tu stessa o tu stesso che custodisci un segreto che ti pesa. La papessa qua è saggezza che osserva ma non agisce, quindi la sfida è non restare fermi a contemplare il mistero, ma piuttosto attraversalo. Con Mercurio e Marte che abbiamo nel segno, nel tuo segno, è molto potente per te questo mese. Perché Mercurio e Marte nel tuo segno sentirai fortissimo il contrasto tra lo dico o non lo dico, mi muovo oppure osservo. Fortissimo, ma continuiamo, vediamo le radici quali sono. C'è una catena antica qua.
c'è il diavolo. Qua ci sono è una catena antica fatta di desideri, legami di potere, paure di perdita, dipendenza. Alla radice c'è una certa tentazione che ancora ti trattiene, però c'è anche il fuoco da cui trai energia. Cioè per te il diavolo è un maestro, cioè ti mostra dove c'è attaccamento e dove devi liberarti. E questo si collega direttamente al movimento dei pianeti in Scorpione, Marte e Mercurio, che ti daranno la forza di guardare in faccia queste ombre qua. Sì. Vediamo cosa è successo nelle settimane o nel mese passato. Ah, paggio di coppe. Guarda, io vedo dei movimenti qua, vedo movimenti d'amore, vedo che ci sono stati dei corteggiamenti, degli inviti. Forse erano però un po' sterili o comunque non sufficienti. Vedo che questo movimento, che può essere stata una proposta, un sentimento fresco, un sentimento ingenuo, però questa proposta non è bastata a riempire il tuo cuore, no? E quindi vai via da questa situazione qui. Cioè tu abbandoni questo piccolo inizio, forse troppo fragile o immaturo, per cercare qualcosa di più profondo, vedo. Vediamo cosa succede nei primi 15 giorni di ottobre. Sì, infatti, il 4 di denari, ti vedo più ritirata o più ritirato. Entri in ottobre con una fase un po' sulla difensiva, vedo che hai paura un po' di rischiare, hai bisogno di sicurezza, ti vedo in un atteggiamento di protezione, sia sul piano emotivo che sul piano materiale, questo vedo. Stiamo elaborando qua, vediamo che succede nella seconda parte del mese, dal 15 ottobre in poi, e qua abbiamo il 10 di bastoni. È come se crescesse la fatica qua, forse troppe responsabilità, il peso sulle spalle, è come se tu dovessi capire cosa vale la pena portare e cosa lasciare cadere. Mi spiego? Vediamo come affronti tutto questo, con logica, re di spade. Affronti tutto questo con logica e con strategia. Io vedo che sei molto lucida, molto lucido, ma anche rigida o rigido. Cioè il cuore può sembrare un po' sacrificato qua, perché prende il sopravvento la ragione. Guarda, ragazze mie, ragazzi, sto vedendo che qua la papessa, no, è anche come ostacolo, è anche l'intuizione interiore, la ricerca delle risposte all'interno piuttosto che all'esterno. Qua ci sono dei drammi antichi da lasciare andare, no? Ok, e il tuo atteggiamento di re di spade va bene la lucidità, va bene il discernimento, ma che non sia a discapito della parte del cuore, dell'intuizione che sta al blocco, mi spiego? Cioè usa questo momento di più introspezione per affidarti alle emozioni che ti provoca un lasciare andare. Cosa ti provoca? Chi sta facendo la pratica dei 21 giorni è perfetto. Sì, comunque è questo. Vediamo le influenze esterne, poi ti faccio i vari ambiti. E qua abbiamo un'altra figura, un re di bastoni. Dall'esterno vedo che arrivano energie di fuoco. Io vedo qua una persona carismatica, una persona passionale, con un'energia di comando anche. Questa figura qui che arriva dall'esterno può essere un uomo o una donna, però con energia mascolina. Questa energia che arriva dall'esterno può stimolarti, ispirarti, però anche sfidarti. Va bene? Vediamo le tue speranze e le tue paure quali sono. Il 2 di denari, paura di non riuscire a gestire tutto. Vedo che sei impegnato nel fare delle cose, paura di non riuscire a gestire tutto. E hai la speranza di trovare equilibrio. Quindi questo è l'arte del giocoliere, no? Ballare tra due poli senza farli cadere. Perché qua ci sono delle responsabilità, dei pesi, è come se ti portassi addosso dei pesi, però devi nella seconda parte del mese vedere quali devi
portarli tu e quali delegare o lasciarli cadere. Quindi qua c'è temi di non riuscire a tenere tutto in equilibrio. Però hai una mente lucida che ti permette, se la porti al servizio del cuore, di mettere le cose in equilibrio. Vediamo l'esito. Boom, qua tagli netto, regina di spade c'è. L'esito di ottobre che tagli netto. Io qua vedo una decisione chiara che viene presa. Qua lascerai andare ciò che è inutile. Cioè tu farai delle scelte sagge anche se saranno dolorose. Ma lo fai. E richiama l'otto di coppe che ti ho detto prima, no? Vediamo un po' di analizzare ambito a ambito. Vediamo un po'. Allora, lavoro, economia e finanza facciamo. Allora, lavoro, economia e finanza. Il paggio di coppe a settembre vedo che ha portato delle idee fresche, delle proposte iniziali, però erano immature. Perché entrando in ottobre tu senti di dover lasciare andare le illusioni e affrontare la realtà materiale. 4 di denari. Cioè io vedo che qua il lavoro sarà carico, 10 di bastoni, però la lucidità del re di spade e il sostegno esterno del re di bastoni ti aiuteranno a trasformare questo peso in dei risultati. Cosa succede? Economia sotto controllo, poche spese extra con decisioni razionali a fine mese. Regina di spade. Sì. Per quanto riguarda le amicizie e la socialità, il paggio di coppe qua mostra che a settembre c'è stata una certa apertura, forse un nuovo contatto affettivo o amicale, una nuova persona conosciuta a livello di amicizia o più persone. Ora però, con la papessa e il diavolo qua, tu ti accorgi che non tutti sono limpidi, cioè ci sono delle verità nascoste o delle dinamiche manipolative, quindi attenzione un po' alle maschere, perché ottobre porta la selezione, cioè a fine mese si tagliano i rapporti poco chiari. Avviene proprio una pulizia qua, perché hai questi pianeti nel tuo segno molto forti che implicano questo. L'ambito familiare e domestico. Io vedo che il paggio di coppe nelle settimane passate nell'ambito familiare e domestico può aver acceso dolcezza in famiglia, dolcezza, però a ottobre si chiede concretezza qui. Cioè il 4 di denari parla di spese da gestire, di protezione del nido, no? Quindi il 10 di bastone mostra dei carichi familiari, ma la regina di spade a fine mese porta delle decisioni nette che alleggeriscono, quindi ci sono dei possibili chiarimenti in famiglia o nel contesto domestico, si fa pulizia e si mettono delle regole. Anche dei figli possono essere. Allora, salute e psiche. Salute e psiche. Vedo che nelle settimane precedenti o a settembre il paggio di coppe aveva dato un senso di leggerezza emotiva, però adesso l'otto di coppe porta alla necessità di lasciare le illusioni. La papessa qua può creare dei momenti di introspezione silenziosa. Attenzione allo stress, il 10 di bastoni dopo il 15 del mese, cioè la chiave qua è nella disciplina mentale, re di spade, e nel discernimento finale, regina di spade. Quindi se pratichi la pratica dei 21 giorni che state già facendo, va bene. Qua è necessario rituali di purificazione e pratiche di rilascio fondamentali per non somatizzare i pesi emotivi, va bene? Sì. A livello di relazioni e amore, lo specifichiamo dopo l'amore, però già vedo da qua che a settembre magari ci sono stati dei flirt o delle aperture, no? Delle aperture dolci però immature. Ecco, entrando in ottobre, qua sentirai che non basta questo più e lascerai indietro qualcosa o qualcuno. La papessa qua parla di segreti oppure di distanza emotiva, mentre il diavolo mostra delle attrazioni forti e delle catene che devi sciogliere. Il re di bastoni qua dall'esterno segnala una persona che arriva con fascino, con passione,
questa energia esterna che può arrivare. Il rischio è che sia più fuoco che stabilità. Infatti la regina di spade qua finale porta chiarezza e scelte nette. Cioè tu tagli rapporti ambigui e resti con chi porta verità. Quindi l'amore sarà molto intenso, ma selettivo. Cioè ottobre non è il mese della favola, ma della verità, quella che dà l'autenticità e la gioia vera a lungo termine. Mi spiego? Allora, riassumendo qua, vedo che per te settembre è stato un mese di dolci aperture, ma immature o poco radicate. Per questo motivo ottobre inizia con un movimento di distacco, l'otto di coppe. Cioè tu lasci alle spalle ciò che non regge più per te e inizi ad affrontare i nodi che ci sono più profondi, legati alla papessa e al diavolo. La prima metà del mese è difensiva, 4 di denari, la seconda faticosa, ma l'atteggiamento interiore tuo, re di spade, e l'aiuto esterno, re di bastoni, portano forza. Il mese si chiude con la regina di spade, chiarezza, taglio e discernimento, cioè è un ottobre in cui tu metti ordine, tagli i rami secchi e prepari un terreno pulito per l'inverno. I transiti planetari Marte e Mercurio nel tuo segno, Plutone diretto e Nettuno retrogrado amplificano questa energia di trasformazione necessaria per te, rendendoti più lucida, più lucido e pronto a liberarti da antiche catene. Va bene? Qua, vabbè, il livello amoroso lo vediamo tra un po'. Il fuoco qua nel subconscio del diavolo è anche la necessità di andare incontro, cioè questo diavolo al subconscio è proprio la sequenza fluida yoga sciamanico, unisciti eroticamente ai tuoi demoni. E molti di voi che l'hanno già fatta sanno di che cosa parlo e quale beneficio ne avete tratto realizzando delle cose importanti. Perché il demone sta nel subconscio, le tue paure vogliono essere accolte, va bene, affinché tu possa illuminare l'anima nera e prendere doti, capacità e talenti e realizzare la papessa. Ok. Questo che vi ho detto si intreccia con varie dinamiche. Io a livello per esempio relazionale posso vedere triangolazioni importanti qua. Quindi rimango in ombra o non rimango in ombra? Mi accontento di messaggi timidi? Ho paura di staccarmi da una persona che mi dà la briciola? C'è tutta sta cosa, vedo. Alla fine stacchi. Entra una persona nuova per alcuni di voi. Comunque, l'amore lo vediamo tra un po'. Mettiamoci degli oracoli adesso. Non so come gestire più cose, cioè ci sono varie cose in ballo qua e poi i transiti planetari accelerano la necessità di trasformazione. Per lo Scorpione, veramente amore incondizionato, l'amore è una grande risorsa, apriti senza riserve. Guarda, rispetto a questa lettura, questa carta è molto indicativa e interessante perché parla dell'amore che tu sceglierai di dare a te stessa o a te stesso, decidendo con lucidità di volerti amare e di non fare compromessi e alleggerire il carico. Sì, andiamo ancora. Devi essere decisa e deciso in questo mese. I transiti planetari, Mercurio e Marte ti aiuteranno. Queste situazioni, in ogni situazione, richiedono fermezza. Mantieni i tuoi propositi e vedo che tu li manterrai i tuoi propositi. In tutte le aree che abbiamo detto. Sì. Tu stai riprendendo? Sì. Vediamone un'altra. E infatti qua mi conferma che ci sarà un'esperienza molto significativa. Trasforma un ostacolo in opportunità e volgi la situazione a tuo favore. Qua ci saranno diverse situazioni di quelle che ti ho elencato nei vari ambiti che ti daranno inizialmente un ostacolo
e poi si riverseranno a tuo favore. Però richiede fermezza da parte tua e hai i transiti planetari che ti permettono questa fermezza. Va bene? Ok, ragazze mie, ragazzi, adesso passiamo a vedere l'amore. Allora, vediamo cosa accade nell'amore per te a ottobre, mettendo inizialmente 5 carte. Allora, prima carta, cosa desidera veramente il tuo cuore? Vediamo qual è il tuo bisogno profondo in questo mese. Cos'è che blocca o può ostacolare? Quali sono le ferite o le ombre che impediscono di vivere l'amore pienamente? Terza carta, vediamo qual è il tuo dono interiore, la risorsa interiore spirituale che ti aiuta a superare qualsiasi difficoltà in amore. Vediamo, quarta carta, cosa nasce in ottobre? Com'è la qualità degli incontri che farai, di una persona o degli incontri che farai? Esito finale, dove porta la danza dell'amore? Qual è la direzione dell'amore in questo mese? Il risultato affettivo e la qualità della relazione che si costruisce, che si può costruire. Allora, ragazze e ragazzi, facciamo un bel respiro. Cosa succede nell'amore per te a ottobre? Allora, prima di tutto voglio vedere cosa vuoi veramente, cosa vuole il tuo cuore veramente a ottobre. Il 6 di bastoni, vuoi riconoscimento, vuoi vittoria, vuoi gratificazione in amore. Questo non si tratta di vanità, ma di sentirsi apprezzata, apprezzato, sentirsi vista, sentirsi rispettata da una persona che ti comprende, che ti valorizza. Cioè c'è voglia di trionfo emotivo, essere amata o amato con entusiasmo, sentirsi al centro della vita dell'altra persona. Il 6 di bastoni indica anche un desiderio di armonia pubblica, cioè che la relazione sia chiara, riconosciuta all'esterno e non invisibile per alcune di voi. Mi spiego? Vediamo cosa blocca o ostacola. E qua c'è l'imperatrice. Allora, l'imperatrice come blocco indica le paure legate alla dipendenza emotiva, alle possibili illusioni o aspettative idealizzate, troppo idealizzate. Cioè tu potresti temere che l'amore sia soffocante oppure non abbastanza autentico, oppure essere bloccata o bloccato da dinamiche legate alla crescita emotiva dell'altro. Cioè c'è un invito a distinguere tra vero nutrimento e condizionamento emotivo. Vero nutrimento e condizionamento emotivo. Continuiamo, che poi ti do altri dettagli. Qual è l'alleato invisibile, il dono interiore dentro di te? Questa è una bellissima carta come dono, C'è il Re di Coppe. Il Re di Coppe qua è la risorsa emotiva che hai, che è questa. La tua risorsa emotiva è essere saggia o saggio e avere padronanza dei tuoi sentimenti. Questa è la capacità di amare senza perderti. Questa è una tua risorsa che avrai in questo mese. È la tua capacità di portare calma e stabilità anche nelle tempeste emotive. E questo supporto interiore permette di gestire le sfide della vita affettiva senza essere travolti. Ti dona forza, discernimento e generosità. E vediamo la qualità degli incontri di questo mese, com'è. La ruota della fortuna c'è qua. La ruota della fortuna mi annuncia incontri del destino, dei cambiamenti improvvisi, nuove opportunità affettive, cioè le persone che arrivano possono portare molta sorpresa, rinnovamento, anche una prospettiva diversa rispetto al passato, quindi possono essere delle persone dinamiche con delle esperienze significative, persone che hanno acquisito delle lezioni karmiche importanti, sono pronti a nuovi cicli di relazione. Cioè questo è un periodo in cui il destino ti mette davanti a delle possibilità di crescita, cioè degli incontri che possono aprire delle porte inattese in te, delle porte inattese e stimolanti. Quindi ogni incontro che farai non sarà banale.
Ci sarà qua un mix di sorpresa, fascino e sfida evolutiva. Sfida evolutiva. Fortissimo. Qual è l'esito finale? Bellissimo, il 3 di denari rappresenta costruzione qua, possibilità di costruzione, di collaborazione, di progettualità, assolutamente sì. Cioè, l'esito dell'amore per te in ottobre porta la possibilità di mettere delle basi solide, costruire insieme qualcosa di concreto, sia emotivamente che nella vita pratica. Qua non c'è solo passione, c'è anche progettualità, c'è anche impegno, c'è cooperazione reciproca. Si tratta qua di un amore che cresce con il dialogo e l'attenzione e la partecipazione attiva da parte di entrambi. Ok? E qua, collegandola alla stesa celtica ai transiti principali, io vedo che qua il 6 di bastoni si collega molto all'8 di coppe. Cioè, tu vuoi sentirti riconosciuta o riconosciuto dopo aver lasciato alle spalle vecchie situazioni emotive. L'imperatrice come ostacolo qua si riallaccia moltissimo al diavolo, cioè tu temi gli attaccamenti, però puoi esserne ancora, come dire, toccata, cioè, allora, imperatrice e diavolo. L'aspetto emotivo profondo, comprensivo degli attaccamenti passati che hai avuto, possono interferire con l'apertura affettiva. Ok. Il re di coppe qua rafforza chi? Il re di spade in te. Cioè qua c'è equilibrio tra cuore e mente, lucidità emotiva e consapevolezza. La ruota della fortuna dialoga moltissimo con il 10 di bastoni qua, cioè, e anche con il re di bastoni. Cioè ci sono delle opportunità improvvise che possono portare nuova passione o nuovo stimolo e tu dici adesso che faccio? E questo è in linea con i transiti di Marte, Mercurio e Scorpione. Mi spiego? Il 3 di denari qua si allinea perfettamente con la regina di spade. Cioè qua ci saranno delle decisioni sagge, strutturate, costruzione reale di una relazione basata su collaborazione e reciprocità. Quindi Marte, Mercurio e Scorpione ti accentuano l'intensità, la passione, la comunicazione emotiva profonda. Plutone diretto in Acquario ti inviterà a lasciare andare delle dinamiche che non servono più e a trasformare il cuore. Poi Venere in Bilancia dal 14 stimolerà tutte le relazioni in modo armonico e ci sono delle opportunità bellissime e romantiche. La luna piena e la luna nuova sottolineeranno per te dei momenti chiave di decisione e nuovi inizi sentimentali. Ok? Andiamo ancora a vedere la qualità delle persone che incontrerai con la ruota della fortuna. Ricordiamo che qua c'è amore incondizionato, non ce lo dimentichiamo. Vediamo com'è l'energia della persona che arriva nei tuoi confronti. Aspettate, vedete ragazzi così? Ok, così. Com'è la persona che arriva nei tuoi confronti in questa ruota della fortuna? Saranno incontri eccitanti, diversi dal passato. Vediamo com'è nei tuoi confronti. 3 di bastoni. Asso di denari, è molto concreta. E la morte, una persona che sta provando profondamente un cambio radicale. La morte sei tu, Scorpione, è proprio verso di te, che vuole apertura e concretezza. Si aprono le possibilità, magari ti osservava da lontano questa persona. Asso di denari, concretezza, un accordo reale, costruttivo, lucido, logico al servizio del cuore, e la morte verso di te. È proprio questa opportunità di concretezza in amore che ti arriva collegata all'amore incondizionato di questa carta, va bene? Quindi, allora, io vedo questa persona che è lungimirante, proiettata nel futuro e aperta alle possibilità. Questa persona vuole costruire qualcosa di concreto,
ma guarda con curiosità e attenzione al cammino che si apre davanti, cioè c'è interesse a esplorare, a fare dei passi condivisi, a valutare le opportunità affettive con serietà. In amore questa persona è pronta a impegnarsi ma senza fretta, 3 di bastoni, osservando come evolve la dinamica con te, no? L'asso di denari mi indica una nuova possibilità concreta, stabile, non solo emotiva ma anche pratica, quindi c'è un'opportunità di relazione solida, di crescita reciproca e di stabilità. Cioè può anche essere una persona che entra con un'offerta chiara, onesta, concreta, pronto a impegnarsi, a investire energia reale, asso di denari nella relazione. E qua con la morte sei proprio tu, c'è una trasformazione profonda, un cambio radicale. Questa persona ti dico questo, questa persona ti stimolerà a lasciare andare le vecchie dinamiche, a lasciare andare le ferite o le relazioni passate, favorendo una connessione che cambia la vita, portando un rinnovamento autentico per te. Quindi questo indica un legame destinato, la morte e la ruota della fortuna per te, profondamente affine, dove l'energia di entrambi si trasforma insieme, ok? Quindi la sintesi generale dell'incontro è questa: è una persona costruttiva e proiettata al futuro, 3 di bastoni, porta stabilità, concretezza e opportunità reali in amore, asso di denari. Stimola cambiamento, rinascita e liberazione da vecchi schemi emotivi, la morte, e l'incontro è potenzialmente trasformativo, molto in linea con il tema passionale tuo. Ok? Allora, chi per esempio è single, io qua vedo un incontro fortissimo, stimolantissimo e trasformativo, che segnerà un nuovo ciclo di amore autentico per te. È un mese di svolta questo, c'è un prima e un dopo, questo è il mese per te. Chi è per esempio in una coppia già esistente, io qua vedo che ci saranno delle necessità di rinnovamento nella relazione, che stimoleranno una crescita reciproca e un consolidamento emotivo se entrambi siete pronti. Se non siete pronti, si chiude, perché apri all'autenticità. Sì, vediamo i miei potenti oracoli, lui, lei cosa ti dicono? Cosa ti dice questa persona? Ora baciami stupida, arriviamo alla concretezza, una persona che attaccherà proprio sul punto di vista passionale per come sei tu, no? Quell'erotismo anche un po' incazzuso, capito che voglio dire? Cos'altro? Ti vedo ovunque, questa persona ti vede ovunque, non a caso ha te nella sua fila energetica, perché questa relazione sarà profondamente trasformativa per entrambi, Tu guardi le stelle, stella mia, e io vorrei essere il cielo per guardare te con 1000 occhi. Qua c'è un desiderio che si fa attendere, secondo me da parte tua. Queste 2 carte per me hanno a che fare soprattutto per quelle circostanze in cui l'attesa aumenta il desiderio. Questa persona ti vorrebbe tutta o tutto, però attende, no? E si impegna quotidianamente. Hanno a che fare con questa cosa. Io ti vedo proprio decisa, all'inizio non ti apri tanto, dopo, cioè, sei molto attraente per questo. E questa è una tua controparte perfetta, ok? Qua c'è la possibilità di un amore vero, va bene? Vediamo cosa ti dicono un altro oracolo su questo. Mettiamoci gli oracoli della dea, va? In amore, l'indipendenza. Io ti vedo che non sottometti più la tua libertà a nessuno. E questa è una buona base di partenza per realizzare delle relazioni integre. L'indipendenza prima di tutto, ecco perché ti vedo come regina di spade, anche se sei uomo, Sì. Sarai bella da far tremare la terra, o bello da far tremare la terra. Ma non solo, il fatto che l'indipendenza, l'essere autonomi a livello emotivo e non avere bisogno dell'altro, significa darsi alla propria natura.
e condividere con l'altro solo la propria interezza e non il bisogno dell'altro, proiettando sull'altro anche delle memorie karmiche pesanti. No, no, qua tu sei molto responsabile e questo ti rende bella, bellissima, perché ti stai dando la tua natura, sviluppando doti, capacità e talenti che prima proiettavi nell'altro sotto forma di ombra, no? Noi ci mettiamo con una persona, ci innamoriamo follemente di qualcuno perché ci innamoriamo follemente della nostra ombra. Questo l'ho spiegato nel video Magia Pratica Zero. E quindi creando delle relazioni spesso insane proprio perché deleghiamo all'altro la responsabilità della nostra felicità, perché il punto è ritirare la proiezione, l'ombra, essere indipendenti e diveniamo bellissime. Sarai bellissima o bellissimo, eh? Sì, mettiamone un'altra di queste. Eh sì, ci sono novità, messaggi in una bottiglia, ci sono novità assolutamente, sono delle sorprese che arrivano, un po' come la ruota della fortuna e sarai molto entusiasta nell'amore in questi, molto eccitata, entusiasta. Vediamo cosa ci dicono le carte del drago immaginale, dove ti darò anche il rituale della buona riuscita. Scorpione, ottobre 2025. La prigione, usciamo da questa prigione, ok, 13 corrispondente alla tua carta della morte, 13 e la prigione, la prigionia dalle paure, no? Allora, questa è la tua carta, te la leggo adesso, che ci illuminerà il cammino, dove c'è il rituale da fare in questo mese. Allora, ti faccio un sunto di quello che dice qua. Devi uscire praticamente dalla comfort zone. Perché ti dice questa prima parte che l'idea che tu abbia delle debolezze o delle mancanze o delle certe incapacità non è reale, ma ci sono state inserite dall'infanzia, no? Perché non siamo performabili o conformabili a certi schemi di riferimento. Ok. Allora qua dice che tutte le immagini del passato che non hai pacificato tendono a ripetersi e ti imprigionano in una coazione a ripetere per chiedere di essere risolte. Il problema è il senso di indegnità, questo diavolo alle radici, il senso di non essere abbastanza capaci, non essere abbastanza belle, non essere abbastanza capaci. Questo sono delle credenze limitanti che ci sono state messe dall'infanzia, perché nell'infanzia ci hanno dato e continuano a darci oggi nella propaganda sociale dei modelli di riferimento a cui anelare, che sono dei modelli sociali al servizio del sistema, non sono al servizio della tua integrità, della tua verità autentica, del tuo archetipo, ma sono al servizio di uno stereotipo costruito dalla società. Allora questo mese ti potrai trovare a che fare con queste dinamiche qui, in questa prigione, da cui dobbiamo uscirne. Quindi, cosa ci dice il drago? Questa carta indica la necessità di superare un senso di indegnità, cioè la sensazione di non essere abbastanza. Ok, per chi sta facendo la pratica dei 21 giorni, acqua fresca, cioè nel senso state tranquille. Ok, ti do il rituale adesso della buona riuscita da inserire alla pratica dei 21 giorni o da fare questo semplicemente. Sdraiato o seduto con la colonna vertebrale eretta, chiudi gli occhi e concentrati sul tuo respiro spontaneo. Cerca di mantenere la tua attenzione nel punto esatto in cui l'aria entra nel corpo per la prima volta ed esce dal corpo per l'ultima volta. Facilissimo. Metti l'attenzione dove l'aria entra e esce dal corpo. Sulla parte del naso, ok? Quelli si chiamano i cancelli del respiro. Allora, mantieni la consapevolezza concentrata in questo punto per 10 respiri. Poi evoca delle immagini della tua infanzia. Evoca. Cerca di immaginarti bambina o bambino e crea l'impressione di essere nella tua casa di allora,
con i mobili di allora, i genitori e i personaggi di allora, i giocattoli di allora, ok? Quindi tu respira, 10 respiri sul punto del cancelli del respiro ed evoca queste immagini. Nota dove ti trovi. Sei nella tua stanza? Sei nel soggiorno? E soprattutto cosa stai facendo? Sei sdraiata nel tuo lettino? Stai giocando? Stai leggendo? Ok. Avvicinati a quel bambino o bambina accarezzandola. Poi sussurra alle sue orecchie. Ora, cra, tum. Mentre bisbigli questo suono prezioso, visualizza l'immagine di ciò che vuoi realizzare nella tua vita. Per esempio, una relazione appagante, un lavoro soddisfacente, un guadagno più alto. Bene, senti che stai dando alla tua bambina o al tuo bambino il destino che stai visualizzando. Simultaneamente stai accogliendo il suo senso di inadeguatezza e le sue convinzioni limitanti e tutte le sue paure. Dopo aver ripetuto almeno 9 volte il mantra, bisbiglia alla tua bambina o al tuo bambino questo. Sì, lo farai. Sì, lo farai. Sì, lo farai. Infine riporta l'attenzione ai cancelli del respiro e mantieni la consapevolezza in questo punto per altri 10 respiri. Mentre fai questo, immaginati anche un coccodrillo. Perché il coccodrillo? Perché la sua forza, la sua maestosità ti daranno ancora di più l'impressione di quello che stai realizzando. Puoi fare questa meditazione nel periodo in cui hai bisogno di superare le tue insicurezze per effettuare un cambiamento positivo o anche tutti i giorni. Vi dico una cosa, nel secondo rituale di yoga sciamanico, risveglia il tuo potere oscuro, io ve la faccio guidata questa, quindi fatevela tutti i giorni con la meditazione guidata, è proprio questa però guidata, va bene? Ok. Wow, ragazze mie ragazzi, finisco qui, concludo, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo prestissimo e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.